Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2024. La carta della morte, amici del cancro, periodo di rinnovamento, di rigenerazione, di tagli con il passato. Giustamente siamo alla fine barra inizio di un nuovo ciclo, di un nuovo anno solare e quindi non so voi, ma io alla fine dell'anno faccio una sorta di punto della situazione e soprattutto in casa io faccio decluttering, cioè butto quello che non mi serve più e sento un po' questa energia per la morte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alla playlist dell'oroscopo 2024 e al corso di tarocchi di gennaio 2024. Allora, wow, 9 di pentacoli, cominciamo subito belli forti. 8 di pentacoli, abbiamo un re di bastoni, la sacerdotessa, la giustizia, il sole e un 6 di spade. Allora, ho come la sensazione che per qualcuno sia molto presente la questione lavorativa, anche se so che nella prima settimana di gennaio molte persone sono a casa, però è come, anche se siete a casa dal lavoro, che avete i 15 giorni di ferie, vi dedicherete comunque a qualche cosa nella vostra quotidianità. Vi dico, si parte da un 9 di pentacoli, quindi è come se ci fosse una situazione ben solida, ben stabile. Avete lavorato bene e state continuando a lavorare bene, con costanza. Io dico lavorare, ma non è necessariamente riferito al lavoro. Vi faccio un esempio: se state programmando un nuovo progetto, è il lavoro costante e quotidiano per questo nuovo progetto, ok? Abbiamo anche il re di bastoni, che potrebbe rappresentare una persona. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 9 di pentacoli. Giustizia, che abbiamo anche qui, e amanti. Ragazzi, credo che molte persone abbiano o avuto uno sblocco burocratico o stiano per avere uno sblocco ma secondo me era già nel 2023 questa. Però ed è come perché abbiamo anche la carta degli amanti. Qui si parla di amor proprio, il 9 di pentacoli è l'arcano minore degli amanti. È come se fosse arrivata una sorta di equilibrio, perché anche la carta degli amanti è un 6, parla di equilibrio, parla di amor proprio, parla di ricchezza interiore. O vi è arrivato qualche contratto, o vi è arrivato qualche eredità, o è un liquidazione, premio, insomma, vedo che si parte con una certa ricchezza materiale. Se non è quella di soldi, può essere anche semplicemente un'abbondanza di possibilità, un'abbondanza di affetti vicino a voi. Però questa giustizia mi fa ben sperare. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Asso di denari, forza e 9 di spade. Sì, ragazzi, io qui sento che appunto è come se ci fosse un prima e un dopo, sia con gli amanti che con la morte. Qui vediamo l'inizio
di un nuovo lavoro, di un nuovo progetto, di un nuovo modo di vivere la quotidianità. Vi dirò, avete sia la forza che l'otto di pentacoli. Qui sento che qualcuno inizierà proprio, sapete, quando si dice che il martello va battuto finché il ferro è caldo? Tra l'altro è anche un esempio che va a pennello con questa raffigurazione perché qui rappresenta un fabbro. E lasciatevi indietro le preoccupazioni. La parola preoccupazione, se voi la dividete, diventa preoccuparsi. Occuparsi prima del tempo. Cioè, prima che ci sia un problema, preoccuparsi del problema. Ma se il problema non c'è ancora e non è detto che si verificherà, perché ci si preoccupa? Perché non è detto. Un discorso è pensare tipo in modo, come si dice? Il re di bastoni. Non dinamico. Mi sfugge la parola, ragazzi. Mi sfugge. Comunque, un discorso è gestire appunto i pro e i contro, cioè nel senso, succede, ho intenzione di andare avanti così, potrebbe succedere però questo imprevisto e lo gestisco così, potrebbe succedere quell'altro imprevisto e lo gestisco così. Un altro discorso invece, pianificare, ecco, non mi veniva. Un discorso invece è preoccuparsi per qualche cosa, cioè farsi venire l'ansia sostanzialmente, ok? Per qualche cosa che in realtà ancora non c'è e non si sa se potrebbe esserci qualche tipo di problema. Cioè il pensare al piano B e al piano C deve essere privo da emozioni di ansia, paura. È un calcolo praticamente, è un modo di gestire la cosa. Però avete la forza e qui andate bene. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la stella. Sì, ma guardate, state sereni. E la sacerdotessa di nuovo. State sereni. Io qui sento che molte persone hanno paura di non riuscire a gestire la cosa o di magari trovarsi in ritardo su delle scadenze o cose di questo genere. Però guardate qui ho due carte collegate proprio alla luna, al sentire, al canalizzare. E io credo che faccia proprio riferimento a incanalare la vostra energia, sia che sia energia fisica, sia che sia energia monetaria o l'energia appunto che dedicate, che mettete nel lavoro o in questo nuovo progetto che avete. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo il carro, un 5 di spade e un fante di coppe. Allora, io qui sento che non vedete chiaro su quale tipo di direzione dare a questo nuovo progetto, a questo nuovo inizio. Andiamo a vedere la giustizia. Regina di spade. 5 di bastoni. Allora, ragazzi, la giustizia arriva e regolarizza. Ci sono sblocchi per questioni burocratiche, firme che arrivano. E con la regina di spade al contrario e il 5 di bastoni, devo dire che per qualcuno potrebbe non essere facile questo momento, perché la regina di spade al contrario è sempre un po' quella che forza, mi viene da dire. Però è anche una carta di qualcuno che taglia. Datemi una carta in più per la regina. 2 di spade e 9 di pentacoli. Ragazzi, vi state preoccupando per cose di poco conto. E qui ho come la sensazione che, come vi posso dire,
crediate di non farcela, di non essere adeguati o di non essere abbastanza indipendenti, però in realtà è solo un vostro modo di pensare che avete bisogno di lasciare indietro, con questa morte. Perché poi abbiamo un bellissimo sole, che adesso andiamo a vedere. 8 di bastoni e 6 di coppe. Allora, qui potrebbe parlare di amicizie, di qualcuno che ritorna dal passato, di comunicazioni che arrivano e espandono, di un sogno che si avvera. E la carta del sole parla di chiarezza mentale, quella che non avevate o non avrete, diciamo, nella prima settimana di gennaio, arriverà nella seconda settimana di gennaio. No, stavo guardando per questo 6 di spade, perché qui c'è da lasciarsi indietro delle credenze, eh? Anzi, andiamo a vederlo. 4 di spade. E la luna. C'è bisogno di un tempo per voi stessi, di autoanalisi, per capire quali sono le credenze che vi limitano, le preoccupazioni, la confusione mentale, le false promesse. Appunto, è capire che cosa in realtà non serve, che cosa bisogna lasciare indietro con questa morte. Allora, nella prima settimana, ragazzi, direi che è un po' dedita al lavoro, al organizzarvi, al fare strategie, c'è questo nuovo inizio, c'è questa forza di volontà nel lavorare, nell'affrontare un certo tipo di percorso, anche se poi è un po' come dire sì, ok, parto, vado, ma sarò in grado di fare tutto, sarò in grado di gestire la situazione, la relazione, perché non so da che parte sto andando, sto facendo, ma non so bene come dirigere la questione, ma perché? Perché non vedo ancora troppo in là, non vedo ancora bene. Mi piacerebbe avere di più, mi piacerebbe, ehm, insomma, arrivare a un obiettivo, ma ho paura di non sapere come fare per raggiungere questo obiettivo. C'è la giustizia. Vi ricordo che la giustizia è una carta karmica anche, parla di giustizia divina. È come se ci fosse da tagliare con qualche tipo di dettaglio che non vi serve. Da lì arriva, anche perché la giustizia divina, scusate, la carta della giustizia fa riferimento alla legge di compensazione, cioè tanto è stato tolto, tanto viene dato. Nella seconda settimana, ragazzi, nella seconda settimana di gennaio arriva la chiarezza mentale. Per qualcuno si tratta di una telefonata che arriva. Può essere una telefonata del tribunale, ipotesi, che vi dice si è sbloccato tutto e magari una telefonata che aspettate da tempo. Però diciamo che la morte segna un prima e un dopo, ok? Quindi si va verso una chiarezza mentale, verso la prosperità, c'è una comunicazione. Qui qualche cosa inerente a un sogno prende corpo, ragazzi. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa dice, che consigli. Wow, forse sono troppe. Allora, per adesso prendo solo questa qua che si è girata, queste le rimetto dentro. Abbiamo fiducia che è un fante di coppe. Andiamo a vedere che hai. Ok, grazie. Confronto. Allora, questo è un 5 di spade ed è proprio caduto sopra l'altro 5 di spade. E lo sento anche un po' con questa sacerdotessa. Ragazzi, qui il punto non è chi ha ragione, chi ha torto, chi è più bravo, chi è meno bravo, chi è più preparato, chi è più dotato o meno, insomma, anche perché sono confronti che non si possono fare, nel senso che siete due personaggi, ci sono due situazioni di natura completamente diversa, ok? Perché uno è un albero, l'altro un bambù, quindi hanno struttura, flessibilità, tutto diverso, colore, sono diversi, ma questo non vuol dire che uno sia migliore dell'altro, semplicemente uno si presta di più per certe cose e l'altro si presta di più per altre. E comunque è un po' come se sentissi, abbiate fiducia in voi stessi nell'affrontare questo confronto,
ok? Non abbiate paura di affrontare questo confronto. Difatti anche qui la regina di spade che è un'energia di comunicazione, e qui abbiamo il 5 di bastoni, anche come se ci fossero delle cose veramente di poco conto su cui ci si confronta e che alla fine sono, insomma, cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Andiamo a vedere un oracolo, per piacere, grazie, per concludere la lettura. 2. Tra due mondi, e qui c'è il passaggio del prima e del dopo. Guardate, anche un po' qua lo vedo, perché qua è rappresentato l'autunno e qua la primavera. Me la metto qua sotto. Carta numero 3, una carta di passaggio, tra l'altro. Vedete che qua, guardate che caso. Qua è grigio e qua è verde. Wow! La giustizia, ragazzi. Nella prima settimana di gennaio, scusate, nella seconda settimana di gennaio, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, e io pubblico le previsioni prima perché se siete nati nella prima decade si sentono anche prima del periodo le previsioni. Però ecco, è la seconda settimana di gennaio, stando a quello che dice la lettura, c'è una sorta di passaggio. E poi abbiamo un aiuto, carta numero 34. E qui fa riferimento a chiedere un aiuto alle persone intorno a voi. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che abbiate insomma preso degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Ragazzi, io so che le letture, le previsioni le pubblico prima del tempo, quindi vi auguro anche una fine 2023 splendida, un inizio 2024 ancora più bello di come è finito il 2023. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!